Qualche settimana fa mi sono chiesto, ma esiste una e-bike tutta italiana? Sono stato quindi a visitare la fabbrica della Neox a Recoaro Terme e ne sono rimasto affascinato. Ed è bello vedere che l'Italia è ancora in grado di esprimere la migliore tecnologia meccanica abbinata a tanta passione e genialità. Oggi sono particolarmente contento perché mi è arrivata una Neox, la Neox Crosser da provare, una bicicletta pensata, progettata e costruita interamente in Italia. E adesso non mi resta che salire in sella e scoprire alcune caratteristiche di questo prodotto. Il display a colori è da 3,5 pollici. Sono 4 le modalità di guida: Eco, Low, High e Race, e 8 le marce. Una curiosità: la Neox parte non dalla prima ma dalla quarta marcia. Il tutto per un'autonomia dichiarata grazie alla batteria da 500 Wh a 48 volt in modalità Eco e in condizioni ottimali di circa 120 km. La prima cosa che salta all'occhio guardando esteticamente questa Neox è il monoblocco posteriore, dove motore e cambio sono integrati. Il telaio è Neox ed è in alluminio idroformato, mentre la forcella anteriore è una Axon da 100 mm. Ruote da 27,5 pollici in questo caso e monta freni idraulici Tecto Auriga a disco da 203 mm all'anteriore e 185 mm al posteriore. Il motore, ovviamente italiano, è Neox ed è di tipo brushless a 48 volt ed è integrato appunto nel gruppo cambio. Ha una potenza nominale di 500 watt, limitato secondo la normativa italiana a 250 watt. Ma l'innovazione che rende unica questa Neox, il suo cuore, è il cambio elettronico sequenziale F8.11, brevettato ad 8 rapporti ad innesto rotativo integrato appunto al motore. Una tecnologia di derivazione automotive che permette di cambiare il rapporto di trasmissione e trasmettere il moto alla ruota posteriore senza aver nessun movimento trasversale all'interno o all'esterno della scatola del cambio. E questa innovazione si sente come alla guida. Tutto questo sistema è controllato da un sensore di sforzo con tecnologia appunto proprietaria Neox a rilevazione di coppia tra gli ingranaggi primari e secondari. Un'altra delle particolarità che ha questa Neox, grazie alla forma del monobraccio posteriore, che dà la possibilità di cambiare la ruota con estrema semplicità e anche di montare diverse misure di ruote, quindi da 26, 27,5 e anche 28, così da adattarle ai diversi percorsi, terreni o anche utilizzi. Le e-bike, lo sappiamo, non sono economiche, hanno una tecnologia ancora costosa e quindi ecco che il doppio antifurto messo in campo dalla Neox è interessante. Neox ha appunto un antifurto meccanico con chiave per il bloccaggio totale del mozzo posteriore e uno elettronico con inserimento di un codice PIN personale nel display. Quanto pesa questa bicicletta? 22 kg. La cosa che mi affascina di più, veramente straordinaria, è proprio sentire la cambiata. Un piccolo sibilo che accompagna l'innesto sequenziale della marcia, sempre perfetto, senza tentennamenti e con una progressione incredibile. Sia nell'inserimento in salita di rapporto che in scalata. Per scalare basta alleggerire un po' la pressione sui pedali, premere il tasto down del cambio e la cambiata risulta decisa, silenziosa, molto omogenea. Un passo tecnologico notevole da provare, un vero divertimento.
La Neox Crosser non è un e-bike estrema e non lo vuole essere. È un e-bike adatto a chi vuole una vera compagna di viaggio che lo possa accompagnare sia nei percorsi cittadini ma anche nei sentieri, e soprattutto adatta a chi vuole esprimere anche attraverso una bicicletta il suo stile italiano. Ed eccomi arrivato al punto di partenza, il castello di Este, con questa magnifica Neox. Bene, ringrazio ancora Neox per avermi dato la possibilità di provare questo concentrato di tecnologia tutta italiana di cui andare veramente fieri. Per quanto riguarda noi ci vediamo la prossima settimana. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivere, a commentare e, come dico sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale.